In questo video parlo delle preposizioni italiane. Più precisamente in questo video spiego un uso particolare della preposizione da che di solito non viene spiegato ai corsi di italiano. Io sono Luca e questo è un video per chi vuole parlare bene l'italiano. Se stai imparando l'italiano come lingua straniera, sei nel posto giusto. Su questo canale infatti pubblico regolarmente delle lezioni di italiano per stranieri. Nelle mie lezioni parlo di vari aspetti della grammatica e della lingua italiana. Di solito mi concentro su cose che ai corsi di italiano non vengono spiegate. Se vuoi parlare l'italiano in modo naturale, ti consiglio vivamente di iscriverti e di attivare le notifiche. Come dicevo, in questo video voglio parlare di un uso particolare della preposizione da. Ho notato che tra le preposizioni semplici la preposizione da è la più problematica per le persone che imparano l'italiano come lingua straniera. Questo perché la preposizione da può avere significati diversi ed essere usata in modi diversi. In questa lezione volevo parlare della preposizione da usata insieme a un infinito. Facciamo subito un esempio. Vedete questo pezzo di carta? Ecco, su questo pezzo di carta, su questo foglio, mi sono scritto le cose da dire. Come vedete c'è un sostantivo, dopo c'è la preposizione da e poi c'è un infinito. Cose da dire. Cosa significa le cose da dire? Significa fondamentalmente le cose che devono essere dette, le cose che devo dire. Quindi in questo caso la preposizione da ha un valore passivante, cioè rende la frase passiva. Ecco, per alcuni video preferisco farmi uno schema in cui elenco i punti di cui voglio parlare. Non mi segno parola per parola le frasi da dire, ma mi segno i punti da spiegare. In sostanza mi faccio uno schema. Tra parentesi, la parola schema è molto interessante dal punto di vista linguistico perché è un sostantivo maschile che termina per a. Quindi in italiano diciamo lo schema, gli schemi. Ho notato che i sostantivi maschili che terminano per a spesso vengono sbagliati dalle persone che imparano l'italiano come lingua straniera. Qualche tempo fa avevo fatto un video proprio su questo argomento, qua in alto vi lascio il link. Non so se conoscete il sostantivo scaletta. Scaletta è il diminutivo di scala. Ecco, io lo schema in cui ho elencato i punti di cui voglio parlare lo posso chiamare scaletta. Quindi posso dire che mi sono fatto una scaletta. Ma facciamo un altro esempio con la preposizione da usata in questo modo. Per esempio, alcune persone quando si svegliano al mattino scrivono su un foglio le cose da fare, cioè fanno un elenco delle cose che devono fare in quella giornata. Cosa significa le cose da fare? Le cose che devono essere fatte. Per esempio, qui vedete su questo pezzo di carta, non so se riuscite a leggere, comunque sia, ho scritto cose da fare. E poi c'è un quadratino e poi c'è quello che devo fare, per esempio registrare video, poi fare la spesa, poi pulire la cucina, poi rispondere ai commenti. Ecco, accanto a ciascuna cosa c'è un quadretto, c'è una casella. Quando ho completato questa cosa qui, spunto la casella. Non so se conoscete il verbo spuntare. Spuntare vuol dire fare questo segno particolare, una specie di virgoletta. O meglio, non so se si chiami virgoletta in italiano, comunque avete capito di che segno sto parlando. Quindi cose da fare vuol dire cose che devono essere fatte. Chiaramente se il foglio lo scrivo io, mi riferisco alle cose che devo fare io. O magari se voi invitate un vostro amico o una vostra amica ad andare da qualche parte, questa persona vi potrebbe rispondere che quel giorno è impegnata e vi potrebbe dire che ha troppe cose da fare oppure che ha molte cose da fare. Cosa significa in sostanza? Che deve fare molte cose. Oppure magari
verso Natale, se voi dovete fare dei regali, magari vi potete fare un elenco dei regali da fare. Cosa significa i regali da fare? I regali che devono essere fatti. Altri esempi potrebbero essere i libri da leggere. Cosa significa? I libri che devono essere letti. Oppure i film da guardare. Cosa significa? I film che devono essere guardati. Chiaramente poi può essere un dovere forte oppure un dovrebbe, quindi un dovrebbero essere guardati, dovrebbero essere letti. Da più infinito si riferisce all'idea, diciamo, della necessità, del bisognerebbe. Poi a seconda dei casi può essere devono essere fatte oppure dovrebbero essere fatte. Un altro esempio potrebbe essere questo, per esempio se voi andate in una città, per esempio a Venezia, ecco in ogni città ci sono dei luoghi da visitare, cioè dei luoghi che dovrebbero essere visitati. Un altro esempio potrebbe essere, per esempio, se voi in casa avete degli oggetti che volete buttare perché sono rotti, perché sono vecchi, per qualsiasi motivo. Ecco, magari questi oggetti li mettete dentro a un sacchetto di plastica, no? Ecco, questo sacchetto lo potreste chiamare il sacchetto degli oggetti da buttare, oppure il sacchetto delle cose da buttare. Cosa significa? Il sacchetto degli oggetti che devono essere buttati, oppure il sacchetto delle cose che devono essere buttate. Allo stesso modo, se voi per esempio state organizzando una festa, no? Vi potreste fare un elenco di persone da chiamare. Chi sono le persone da chiamare? Sono le persone che devono essere chiamate, oppure che dovrebbero essere chiamate. Oppure molte persone quando vanno al supermercato, quando vanno a fare la spesa, si portano dietro un pezzo di carta che in italiano chiamiamo la lista della spesa. Che cos'è la lista della spesa? È l'elenco delle cose da comprare, cioè delle cose che devono essere comprate. Poi esiste anche la versione negativa di da più infinito, cioè da più non più infinito. Per esempio, ultimamente vanno abbastanza di moda i video con titoli del tipo 10 cose da non fare in Italia. Cosa significa 10 cose da non fare in Italia? Significa 10 cose che non devono essere fatte in Italia. Oppure un altro esempio potrebbe essere 10 cose da non dire a una donna. Oppure una variante potrebbe essere 10 cose da non dire mai a una donna. Cosa significa? 10 cose che non bisognerebbe mai dire a una donna. Cioè 10 cose che non dovrebbero essere dette a una donna. Un altro esempio potrebbe essere 10 errori da non fare. Cosa significa? 10 errori che non bisognerebbe fare. A proposito di errori da non fare, ho creato una playlist in cui ho messo gli errori più comuni in italiano. Qui vi metto il link. In questa playlist ho messo i video in cui parlo degli errori che vengono fatti più spesso dalle persone che studiano l'italiano come lingua straniera. Quindi, se volete evitare gli errori più comuni in italiano, vi consiglio vivamente di dare un'occhiata a questa playlist. In alcuni casi la combinazione da più infinito si riferisce non tanto all'idea del dovere quanto all'idea della possibilità. Vi faccio subito un esempio. Se io dico nel frigo non c'è niente da mangiare, cosa significa? Significa non c'è niente che possa essere mangiato. Allo stesso modo, se io dico non c'è niente da fare, cosa significa? Significa che non si può fare niente. Qua in alto ti lascio due link. Uno è il link a un video che ho fatto qualche tempo fa sulla preposizione da con valore finale. L'altro è un video in cui parlo di un'altra cosa, ma è comunque un video che ti consiglio di guardare se vuoi migliorare il tuo italiano. Ecco, scegli quello che preferisci.